Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presento un prodotto che riguarda l'autosufficienza energetica, quindi parliamo di fotovoltaico, inverter, batterie, accumuli eccetera, ma parliamo di un sistema integrato. La tendenza ormai è sviluppare, produrre e commercializzare sistemi come quello che vedrete oggi, quindi ne proveremo diversi. Il marchio che vi faccio conoscere oggi si chiama Sig Energy. Sig Energy è un marchio nuovo, sì, ma in realtà non è nuovo per quanto riguarda chi concepisce, progetta e realizza i prodotti che vogliono commercializzare, perché il team della Sig Energy in realtà è un team composto da esperti del settore che sono stati presi qua e là da aziende già consolidate, marchi anche molto blasonati, quindi hanno tentato di attingere, diciamo, le conoscenze per cercare di produrre un oggetto innovativo, molto tecnologico e che avesse tutti i punti di forza di ogni singolo marchio. Questo più o meno per raccontarvi il prodotto, perché in effetti si vede che è stato fatto da chi qualcosa ne capisce. Il video di oggi sarà un video informativo per i clienti a cui verrà proposto questo sistema o che saranno interessati a questo sistema e a loro volta lo chiederanno al proprio installatore, ma è anche un video fatto da un installatore che quindi parla ai colleghi e che vi spiega la semplicità e le particolarità di questo sistema che possono diventare molto importanti nella scelta di un prodotto piuttosto che un altro. Allora, dati alla mano, perché non voglio darvi numeri sbagliati, è un sistema principalmente composto da inverter e batterie. È un sistema molto versatile perché abbiamo una configurazione minima che può essere anche solo inverter, ma abbiamo una espandibilità molto interessante perché utilizzando moduli da 5 o da 8 kWh possiamo arrivare fino a 48 kWh di accumulo con 6 batterie da 8. Potete mischiare le batterie da 8 con quelle da 5. È molto interessante perché potete anche installare solo l'inverter, che quindi è già ibrido, è già predisposto per fare magari un impianto base, per poi avere la possibilità di ampliarlo in un secondo momento aggiungendo solo i moduli batteria. Hanno poi all'interno del loro marchio la possibilità di commercializzare anche dei caricatori per auto elettriche che tra l'altro hanno la particolarità di integrarsi con la colonna e di essere bidirezionali. Nello specifico oggi vi farò vedere un sistema ibrido monofase da 6 kW che ormai più o meno è il taglio standard che si usa nella maggior parte delle configurazioni civili, e abbiamo apposta integrato un inverter da 6 con una batteria da 5 e una batteria da 8 per far vedere che sono comunque intercambiabili senza problema. Vi farò inoltre vedere che nel sistema di oggi utilizzeremo anche un quadro di backup che loro chiamano gateway. Questo è fondamentale per avere la funzione di backup e, perché no, il funzionamento puro a isola. Dunque, come gamma di inverter abbiamo sul monofase i tagli che vanno da 3 a 6 kW, quindi abbiamo il 3, il 3.6, il 4, il 4.6, il 5 e il 6. Abbiamo anche il trifase che va da 5 a 25 kW. Parlando dell'inverter che utilizzeremo oggi, parliamo di un inverter ibrido con ingressi MPPT 2 separati, tensione massima 600 volt, range ottimale da 50 a 550, tensione iniziale di produzione 100 volt. Attenzione, perché sull'inverter di oggi, che è un 6 kW, possiamo avere fino a 12 kW di produzione coi pannelli. Il modello ad esempio da 3 kW fino a un massimo di 6 e tutte le fasi intermedie. Di particolare posso dirvi che dichiarano un'efficienza del 98% e che come uscita di backup ad esempio il 6 kW può avere un picco di 10 secondi fino a 9 kW. Bisogna sottolineare che la possibilità di avere 12 kW di pannelli non è male anche con un inverter da 6. Vi parlo delle batterie che sono la 5 e la 8. Dunque, come capacità totale la 5 ha 5.38 kWh e ne possiamo realmente utilizzare 5.2. La 8 ha 8.06 kW totali, realmente utilizzabili 7.8. Come potenza abbiamo in carica e scarica 2500 watt per la 5 kW e 4000 watt per la 8 kW. Moduli batteria che hanno una tensione da 300 a 600 volt nei sistemi monofase e da 600 a 900 volt nei sistemi trifase. Questi sono i dati grossi del sistema. Voleva essere un video solo informativo, ma poi mi sono fatto prendere, ce l'ho qui in test nel mio impianto di casa da parecchie settimane e quindi è diventato molto più approfondito e quasi un tutorial anche per chi lo deve installare. Quindi osservatelo con attenzione fino alla fine, avete nella descrizione tutti i capitoli perché essendo un po' lungo magari c'è solo qualche parte che vi interessa. Vi anticipo già che il punto forte, oltre all'installazione che è
è semplicissima e loro dichiarano 15 minuti come tempo di installazione. 15 minuti possono essere veritieri per quanto riguarda la sistemazione della colonna, poi è chiaro che c'è tutta la linea, le stringhe eccetera, però effettivamente da posizionare e da collegare è molto semplice rispetto a sistemi che sono un po' più complicati. Vi posso già dire che ha un prezzo assolutamente a fuoco. Nel video vi lascio in descrizione i contatti di chi lo commercializza e che mi ha dato l'esemplare per realizzare questo video. Lato installatore, quindi versatile, facilità di installazione e anche di controllo in app o da computer, dopo vi farò vedere. Per il cliente abbiamo un'interfaccia utente molto curata, avanzata, ve la farò vedere abbastanza in dettaglio. Abbiamo un'estetica del prodotto che vedrete ci sta, e una cura a determinate chicche come le luci che comunque magari fanno scegliere un prodotto piuttosto che un altro se siamo lì con i prezzi, ma se questo ci piace di più esteticamente. Ora, non perdere tempo, bando alle ciance, mi raccomando, però non costa nulla, non costa poco, non costa nulla iscriversi al canale in modo da rimanere aggiornati sempre su tutte le ultime novità che riesco a portare. Andiamo avanti subito con lo spacchettamento di tutte le parti che vi arriveranno, così vi faccio anche capire le dimensioni degli imballaggi a livello logistico eccetera. Questi sono gli imballi principali del kit SIG Energy. Per quanto riguarda le scatole delle batterie, qui abbiamo la scatola della batteria da 8 e la scatola della batteria da 5 kWh. Come dimensioni sono più o meno uguali, ma parliamo di un imballo da 59 kg e un imballo da 74 kg. Questo è il basamento, che è la partenza della nostra colonna del sistema. Qui abbiamo invece la scatola dell'inverter. Questo è il modulo per il backup, il gateway, che poi analizzeremo meglio. Partiamo quindi dall'imballo del basamento, e qui la prima cosa che troviamo è un utile dima. Vedete che dice di attaccare questa dima al muro, e praticamente serve a determinare la corretta distanza della base rispetto al muro. Questa è la dima che ci aiuta a posizionare correttamente la base per distanziarla nella maniera idonea dalla parete. La distinta con tutto quello che dovrebbe esserci nella scatola, quindi le cover, che sono 4, la base, tutte le staffe e le viti del caso. Troviamo questa che è una prima copertura, plastiche grigie native con una finitura argento realizzata in questa colorazione opaca. Troviamo poi questa cover, e vi farò vedere andando avanti col montaggio che la parte di LED che illuminano in modo molto bello la nostra colonna, vedete che hanno tutte quante delle connessioni all'interno. Questa è l'elettronica dei LED, e qua c'è il diffusore per fare tutto l'effetto molto scenico che vedremo dopo. Qua iniziamo a vedere i colori della nostra colonna, perché avremo la finitura grigia in contrasto con il bianco opaco. Tutti pezzi di qualità molto buona. Altra cover senza i LED, con eventualmente, vedete, il pezzo da rompere per passaggio cavi. Qui un'altra cover, ma questa volta bianca, anche lei realizzata in plastica bianca, con poi la finitura esterna opaca, molto elegante e anche piacevole al tatto. Qui troviamo staffe in acciaio, verniciate a polvere, dettagli molto curati, non abbiamo parti che sono state, diciamo, tralasciate. Questo sarà un sistema di aggancio con verosimilmente un antifurto, tutto molto curato. Di queste ne abbiamo due tasselloni lunghi in dotazione, un'altra staffa bianca sempre verniciata marchiata L left. Qui abbiamo un'altra staffetta marchiata R right. Questi di vari tipi, vedremo poi a cosa servono, e delle altre viti, un sacchettino con delle viti tutte uguali. Troviamo poi una cosa interessante, vedete che ci danno in dotazione delle maniglie che serviranno poi per posizionare i moduli, non bisogna, ecco, comprarle a parte. Per poi trovare il basamento vero e proprio, basamento che è molto robusto, vedete tutti questi rinforzi trasversali, dotato anche di livella integrata per vedere che venga messo in bolla. Abbiamo qua la parte che va anche a proteggere il connettore inferiore della prima batteria. Qui abbiamo dei finetti, tutta questa finitura bianca opaca che prende il perimetro intero, insomma un bel pezzo. Non è pesantissimo, credo sia una sorta di zame, lega d'alluminio. Diamo un'occhiata a un imballo delle batterie, iniziamo da quella da 8. Prima cosa troviamo una scatola con di nuovo tutte le staffe e coperture che serviranno a finire esteticamente l'installazione. Poi arriviamo alla protezione superiore della batteria. Qui troviamo numero di serie e part number della batteria, tutti i test passati in fase di collaudo e la distinta del materiale contenuto. Sacchetto protettivo per la batteria,
E a questo punto vengono in nostro soccorso le maniglie, che vedete vanno infilate in questo modo, hanno addirittura un blocco per non cadere, una linguetta che evita di farle cadere in fase di manovra. Quindi una volta agganciate abbiamo anche la sicurezza che non vadano giù. Chiaramente arrivati a questo punto una mano da una parte e una mano dall'altra e verrà poi posizionata la batteria sul basamento, mettendole poi una sull'altra, componendo la nostra colonna di batterie. Queste sono le connessioni, come vedete ci sono due pin di potenza, il centraggio e tutti gli altri vari pin di comunicazione. Batteria da 5 che sarà assolutamente identica alla batteria da 8, invece adesso guardiamo l'inverter. Ok, inverter dove troviamo dentro sempre la distinta di imballaggio, vediamo già che ci sarà il controller, connettori fotovoltaici 2 maschi e 2 femmine, connettore tripolare per il grid, terminale RJ45, terminale COM, un'antenna per il wireless, viti e un capicorda. Poi troviamo ancora i QR code per il supporto e per l'applicazione necessaria a gestire tutto il sistema. Dentro troviamo ancora un servizio di controllo di ispezione qualità con tutti i test passati fino all'ultimo che è il ripristino ai valori di fabbrica. Inverter che si presenterà in questo modo, questa sarà la parte frontale che vedremo sempre, in questa finitura bianco opaca con il logo serigrafato di questo colore argento che riprende l'argento degli altri componenti. Qui abbiamo questa specie di oblò che sarà lo stato impianto, quindi avremo i vari LED di segnalazione e questo cerchio colorato che tra l'altro sarà programmabile. Sulla destra abbiamo il seriale della macchina e le caratteristiche tecniche, quindi massimo ingresso fotovoltaico 600 volt, range ideale dell'MPPT da 50 a 550, corrente che attualmente è 16 A, range batteria da 300 a 600 volt, questo è un inverter da 6 kW, un'uscita massima apparente di 6.6 kW e una corrente massima in uscita di 30 A. Marchio c'è, tutte le raccomandazioni del caso e qui abbiamo anche una valvola per lo sfogo dell'aria. Sulla parte posteriore possiamo notare la presenza di tutta questa grossa parte di dissipazione del calore con tanto di adesivo che dice di fare attenzione perché questa parte potrebbe essere calda. Chiaramente essendo un prodotto verosimilmente installabile in un ambiente domestico dove rimane a vista, è anche bene che ricordino queste piccole attenzioni da prestare nell'avere un oggetto del genere in casa. Lato sinistro abbiamo il pulsante di on-off, il sezionatore per le stringhe, qui abbiamo la connessione per i LED, qui abbiamo l'attacco per l'antenna wifi, questo è l'ingresso RJ45 numero 2, questo è l'ingresso RJ45 numero 1, i due ingressi stringa, connessione COM e connessione AC. Abbiamo ancora questo che è una porta USB. Tutti i connettori protetti da tappo con guarnizione in gomma. I connettori per la porta COM saranno poi da cablare, lo vedremo dopo. Idem per il connettore del 230 volt che però saranno entrambi a innesto. Tutte le connessioni della Phoenix Contact. Sotto l'inverter c'era ancora la scatola con gli accessori, quindi come abbiamo visto antennino, connessione per la C, vari tappini passacavi e addirittura connettore a crimpare RJ45 schermato, idem anche qua, vite e capicorda, questo sarà per un punto di terra, connettore per la porta COM con in dotazione i puntalini e i due MC4, due maschi e due femmine per l'ingresso stringa. Perfetto, quindi dopo aver posizionato la dima perfettamente attaccata al muro, io adesso non posso farlo perché ho un tubo, ma tra l'altro mi viene comodo perché dovendo tenere la base distaccata dal muro vado anche in questo caso a risolvermi il problema di quella tubazione. La misura da tenere comunque è filo muro e appoggiare il basamento su questa linea tratteggiata, che vuol dire poi circa 8 cm dal muro. Qui abbiamo la livella con la bolla per mettere perfettamente in piano il basamento. Se non fosse in piano, questi sono spessori da mettere sotto il basamento per livellarlo. Prevede poi due punti di fissaggio ai due angoli con i tasselli lunghi da 10 in dotazione, diversamente potete anche metterne 4 per avere un ancoraggio più solido e per rendere più stabile la base. Io chiaramente non lo tassello perché è un'unità in prova. Molto comodo il sistema delle maniglie, ma chiaramente bisogna essere in 2 operatori per posizionare le batterie. Dentro ogni scatola delle batterie troverete poi le cover bianca e grigia, una serie di staffe che comprendono anche queste laterali
che trovate di 2 misure. Servono per mettere in sicurezza verso la parete ogni modulo batteria da un lato e dall'altro. Ci sarà poi anche questa staffa denominata L-Left per fissare la batteria con l'inverter, ogni batteria tra loro, e quest'ultima staffa che invece serve per fissare la prima batteria al basamento. Chiaramente la stessa cosa va fatta anche sul lato destro tra inverter e batteria e giù, via discorrendo. Tutto così in sicurezza, staffa sotto, le viti mettetele tutte, tanto non è che le dovete comprare, ve le danno loro. Idem da questa parte, staffa, mi raccomando, la sicurezza non è da sottovalutare. C'è poi ancora questa staffa accessoria che chiaramente andrebbe tassellata a parete, che serve da antifurto, perché gli mettete poi sopra questa cover con un lucchettino qua nel buco e vi impedisce di smontare l'inverter e quindi portarvi via l'impianto. Poi montiamo le cover sul lato destro che sono solo a incastro. Partiamo sempre dal basso a salire, queste si mettono lateralmente, questa dell'inverter è a scorrere in giù. Qui di lato nella macchina, sotto il coperchio, quindi mettetelo alla fine, trovate il QR code da scansionare con l'applicazione per aggiungere il dispositivo. Mentre dall'altra parte abbiamo le cover che però hanno i LED. Vedete? C'è sempre un connettore maschio e un connettore femmina per collegarle in serie, quindi coperchio più basso che va in serie col coperchio della prima batteria, che andrà collegata poi con lo stesso connettore che c'è sul coperchio dell'inverter, mentre i LED dell'inverter andranno poi sulla porta LED. Colleghiamo i LED un modulo con l'altro, non si può sbagliare perché le connessioni sono fatte apposta, e poi colleghiamo il primo modulo all'inverter. Ok, arrivati a questo punto non ci resta che predisporre il connettore di comunicazione, adesso vi faccio vedere come, e collegare la connessione grid monofase. Avremo poi chiaramente da collegare uno o due ingressi stringa, possiamo montare l'antennino del wifi. Una volta fatte le connessioni possiamo montare il coperchio con i LED, il coperchio posteriore che verrà agganciato al primo, dove abbiamo la possibilità di fare anche dei tagli se arriviamo con i cavi laterali, il coperchio superiore, e la nostra colonna SIG Energy è completata. A livello estetico, bisogna togliere la plastichina. A livello estetico abbiamo una macchina che si presenta molto bene, è sviluppata molto in larghezza, ma sicuramente abbiamo un'estetica accattivante. Hanno scelto questo colore bianco con un contrasto grigio satinato che comunque si adatta a qualsiasi tipo d'ambiente. È chiaro che riuscendo ad arrivare con i cavi da una linea posteriore teniamo la parete completamente libera da eventuali tubazioni che possono rovinarne l'installazione a livello estetico, ma avete visto che è predisposta anche per degli arrivi laterali. Più riusciamo ad integrarla, più riusciremo a sfruttare il design che è stato studiato per questo prodotto. I LED chiaramente rimangono nella parte sinistra, quindi se dovete scegliere un angolo della casa portatela più verso destra per avere i LED a vista, e lei rimane installata in questo modo. Avremo sempre lo blocco con i LED che adesso vi illustrerò. Come detto all'inizio, c'è anche la possibilità di montare solo l'inverter ibrido, che tra l'altro viene dato anche a un prezzo vantaggioso, perché andiamo a incentivare la dotazione di capitolato sugli alloggi di nuova costruzione, ma abbiamo comunque un sistema predisposto per aggiungere poi l'accumulo, sia in versione solo inverter che in versione con accumuli. Possiamo scegliere tra l'installazione a pavimento o, comprando il kit accessorio, anche installazione a parete. E queste sono le componentistiche, in base al numero di batterie che mettete, necessarie a far lavorare l'impianto on grid, quindi con l'emissione in rete, ma c'è la possibilità di avere anche la funzionalità di backup, quindi in caso di interruzione di fornitura. E per fare quello bisogna aggiungere il gateway. Ora ve lo faccio vedere. Questo è il gateway del sistema SIG Energy. È un armadio, un grosso quadro elettrico sostanzialmente, realizzato sempre con questa finitura bianca. Chiaramente ha un impatto estetico importante perché ha una certa dimensione e ha tutti gli ingressi cavi dalla parte inferiore. Questo però è necessario per gestire la funzionalità di backup, e ora vi farò vedere che è un pezzo curato molto bene. Maniglia laterale con 2 chiavi in dotazione, la sblocchiamo e
abbiamo accesso al nostro gateway. Qui chiaramente a installazione finita c'è una copertura di protezione per sicurezza e questa è la versione monofase. Dunque qui sotto abbiamo l'ingresso per 3 inverter parallelabili, qui abbiamo l'uscita backup per il carico che è da sfruttare sia in modalità on grid che quando verrà attivato appunto il backup tramite questi 2 grossi teleruttori. Tutta la componentistica è Kint, però vi faccio notare il dimensionamento delle barre, insomma un quadro molto curato. Qui c'è l'ingresso grid e qui c'è l'ingresso smart che eventualmente è l'ingresso per un generatore esterno. Come vedete sulle barre ci sono già i meter integrati per la lettura dei consumi, quindi in caso di installazione di gateway non è necessario aggiungere il meter collegato direttamente all'inverter. Sostanzialmente quando non ci sarà più l'ingresso grid, automaticamente i teleruttori con l'interblocco andranno a fare lo switch per dare sull'uscita backup non più la linea collegata al grid ma solo la linea che arriva dall'inverter al quale verrà inviato il segnale dal gateway che sta lavorando ad isola. Il collegamento tra il gateway e l'inverter avviene semplicemente con un cavo di rete collegato in una di queste 2 porte e sia sull'inverter che sul gateway le 2 porte RJ45 hanno uno switch integrato, quindi una vale l'altra. Collegamento all'inverter tramite cavo di tipo B, quindi una crimpatura normale, va usato un categoria 6 schermato. Oltre agli ingressi dei 3 inverter, dove chiaramente in questo caso avendone uno solo entreremo in inverter 1, abbiamo un magnetotermico da 32 solo ed esclusivamente per lo scaricatore del lato AC. Qui sotto abbiamo la morsettiera per il collegamento delle terre, ma bisogna anche portare una terra dentro questo morsetto GND ground che è necessario per il corretto funzionamento. Vi do un paio di misure giusto per determinare gli ingombri del sistema e parliamo di una colonna larga 85 con profondità variabile che può essere 30-35 e chiaramente un'altezza che dipende dal numero di batterie, ma in questo caso con 2 batterie siamo a 93 cm. Per quanto riguarda il gateway abbiamo una lunghezza di 65 e 70 ai connettori, largo 45 con una profondità dal muro di 18 cm. Vi faccio dare un'occhiata agli accessori che possiamo scegliere. Dunque, per quanto riguarda i meter abbiamo 2 possibilità, quindi un meter esterno che è il modello SIGEN Sensor SPDH, che è semplicemente un meter con il carico passante, quindi non ha bisogno del TA da mettere sulla fase, dove andrà poi collegato solo il 485 verso l'inverter. Oppure abbiamo il SIGEN Sensor SP-CT120DH, che è un classico sensore invece con TA esterno, sempre da collegare tramite il 485 alla porta COM dell'inverter. Porta COM dell'inverter che è questo connettore, dove avremo tutti i piedini numerati. Come da schema che vi verrà fornito dal vostro rivenditore avrete la piedinatura e a noi in questo caso interessano solo i piedini 12, 13 e 14 che sono rispettivamente 12 lo schermo e poi il 13 che è il 485B e il 14 che è il 485A. La corrispondenza ad esempio verso il meter che viene dato in dotazione è piedino 13 col 6 e piedino 14 col 5. Come in tutte queste installazioni, trattandosi di morsetti molto comodi a molla ma che non digeriscono il filo nudo, conviene, anzi è tassativo, usare sempre i pontalini e questi sono la versione lunga per andare fino in profondità. Per quanto riguarda il connettore del 230 volt che vi ho fatto vedere prima sull'inverter, abbiamo anche qui un connettore molto comodo con pressacavo e 3 varie misure di gommini, quindi una volta inserito il cavo portato all'interno del connettore avremo la morsettiera a leva, molto comoda. Anche qui è consigliabile entrare col puntalino, fase, neutro e terra. Per quanto riguarda invece la connettività, avete visto che abbiamo già montato l'antennino wifi perché ha il modulo wifi a bordo. C'è da specificare una cosa: la macchina deve essere sempre connessa in qualsiasi dei 3 modi che adesso vi spiego per avere la gestione completa dell'assistenza e gestirvi quindi qualsiasi tipo di problematica. Vogliono proprio che sia tassativamente connessa. La prima attivazione va fatta per forza di cose o col cavo RJ45, quindi con una linea LAN diretta, oppure con questo accessorio che è il modulo 4G. Questo potete anche comprarne uno solo e portarvelo dietro per fare l'attivazione tramite SIM
e poi farlo lavorare in Wi-Fi, perché per lui le connessioni prioritarie per l'attivazione sono il modulo 4G o l'ingresso LAN diretto. La terza opzione, che è la connessione Wi-Fi, viene gestita o come backup oppure come linea permanente, ma sempre dopo aver fatto l'attivazione tramite 4G o cavo di rete. Questo andrà montato sulla porta USB che c'è di lato nell'inverter. Ok, facciamo insieme la prima accensione, quindi una volta portate tutte le linee necessarie, che fondamentalmente in questo caso sono il grid, il carico della casa, perché qui stiamo facendo un'installazione full backup, con chiaramente anche l'inverter. Arrivati a questo punto il primo teleruttore si attiva perché abbiamo il grid presente, quindi stiamo già alimentando il carico senza prelevare in questo caso dall'inverter, perché dobbiamo ancora fare l'avviamento. Tutte le terre necessarie, compresa quella richiesta da questo morsetto. Prima di fare l'accensione chiaramente mettete il coperchio di protezione per tenere in sicurezza il gateway. Fatto questo possiamo chiudere e ci concentriamo sull'avviamento della macchina. Arrivati a questo punto avremo il sezionatore di stringa ancora sulla posizione off, infatti ho tenuto il coperchio aperto, l'ultimo pezzo laterale, per concludere poi la messa in servizio. La macchina vedete che è già accesa, mi segnala la presenza rete e anche che è online perché ho collegato un cavo dati. Ora serve il QR code che è stampato qui di lato per fare la prima attivazione. Io per comodità me lo sono stampato. Vediamo se funziona. Scaricate l'applicazione che si chiama MySiegen, vi dovete registrare e fare tutta la procedura di attivazione di un account come installatore. A questo punto mi dice non hai ancora nessun sistema, aggiungi sistema. Facciamo aggiungi. Ora bisogna acquisire il QR code. Me l'ha preso. Se fate la prova senza avere la macchina online, questa procedura già si arresta. Qui inizia già a fare dei clic e clac. Mi si è anche accesa la spia della batteria ora. Dunque, dettagli del sistema, nome del sistema, possiamo rinominarlo, lo chiamiamo SIG Energy. Tipo di sistema residenziale o commerciale industriale. Notate già subito quanto è carina l'app, anche la cura nei dettagli nell'aspetto grafico. Quindi lasciamo residenziale. Ubicazione del sistema, usa la tua posizione. MySiegen userà l'automatizzazione e la localizzazione per mostrare informazioni sulla posizione di charger e V. Va bene, diamogliela. Via Piacenza mi ha preso la via corretta. Fuso orario Berlino Roma va bene. Capacità totale dei pannelli, noi in questo caso abbiamo un 6 kW. Dovete poi per forza mettere i dati del proprietario, la sua email, per andare avanti con l'installazione. Andiamo avanti. Qua mi notifica subito un aggiornamento per quanto riguarda il software, quindi facciamo scarica installa e va avanti con il download e la seguente installazione. Aspettiamo un attimino. Mentre sta facendo il download e c'è relativo silenzio in questo ambiente, se riesco vi faccio percepire il leggero ronzio che purtroppo è presente, perché qui dentro ci sono quei due grossi interruttori, in base all'interblocco si attiva uno o l'altro, e questo è un rumore che in un ambiente domestico potrebbe magari dare qualche leggero fastidio. Questa macchina è molto silenziosa, ma la parte del teleruttore elettromeccanico che c'è dentro il gateway inevitabilmente un leggero rumore lo produce. Mi dice installazione completata, confermo che tutti i dispositivi sono aggiornati e direi di sì, perché il gateway mi dà uno stato normale, non mi dà aggiornamenti, quindi diamo la conferma e andiamo avanti. Codice di rete, andiamo a prendere la nostra cara CEI 021, eccola qui. Limitazione in esportazione, possiamo direttamente qua configurare se avere un'esportazione limitata o meno, quindi senza limitazione abbiamo modalità operativa che può essere autoconsumo o completamente alimentato dalla rete, quindi non esportiamo, andiamo avanti e chiaramente lasciamo autoconsumo. Poi abbiamo questi tre valori percentuali che sono capacità di riserva, SOC di carica massima e SOC di scarica minima. Dunque ve li do in un ordine diverso da come si presentano. SOC di carica massima è la percentuale a cui vogliamo portare le batterie con la produzione fotovoltaica, quindi lasciamo pure il 100%. Poi qua ci sono tutte le varie discussioni, scuole di pensiero, dove si dice per mantenere efficienti le batterie Life 4 non bisogna mai caricarle al 100%, ed è vero, però è anche vero che noi spendiamo dei soldi, vogliamo sfruttare l'accumulo, magari siamo già risicati, quindi lo portiamo a 100. Qui va
va sempre un po' a discrezione delle esigenze del cliente e di come vede la cosa l'installatore. Comunque diciamo che le portiamo a 100. La capacità di riserva è la percentuale sotto la quale lui non porta comunque le batterie, perché in caso di distacco e attraverso il gateway funzionamento a isola, noi sappiamo che abbiamo, impostando un 20%, il 20% da usare in modalità off grid. Questo valore chiaramente cambia in base alla tipologia di installazione. Se abbiamo un posto dove ci sono sovente dei blackout e il cliente ha bisogno di avere una percentuale di riserva per funzionare a isola un po' più sostanziosa, nulla vieta di portarlo a 40-50 in base alle esigenze. Invece il SOC di scarica minima indica il valore fino a quanto tira giù le batterie, chiaramente si può impostare anche a 0, l'azienda consiglia di tenere come minimo un 5%. Lo 0 non è uno 0 fisiologico, però per esperienza e conoscenza dei prodotti loro consigliano di tenerle a 5. Non mi fa togliere il flag di rete perché mi dice che il sistema dispone di un gateway e quindi non è consentito disabilitare la funzione fuori rete. Andiamo avanti. Avviso importante: prima di qualsiasi operazione sul sistema di distribuzione, assicurarsi di spegnere tutte le fonti di alimentazione e i relativi interruttori automatici, inclusi ma non limitati all'inverter, al generatore diesel o alla rete. E noi abbiamo capito. Ora viene fatto un controllo completo da parte del sistema come ultime operazioni. Il controllo è stato passato, connessione del sensore di potenza ok, collegamento di rete ok, attualmente in uso con cavo Ethernet, wireless non configurato, cellulare, chiavetta non inserita, collegamento del morsetto della batteria ok, collegamento del cavo lato CA ok, stato di accumulo energetico ok, possiamo andare avanti. Questa applicazione devo dire che non è niente male, perché guardate quanto è accurata e quante informazioni ci dà, molto chiare e semplici, già in fase di attivazione. Andiamo avanti, ci dà una panoramica completa di tutto quello che abbiamo fatto e impostato. Tutto è stato aggiunto, la diagnosi è a posto, possiamo dare conferma. Ora abbiamo l'impianto installato, entriamo dentro, vediamo cosa ci dice. Sistema dove diciamo dislocato, funzionamento normale, i flussi. Allora in questo momento i flussi sono nessuna produzione solare perché la stringa è ancora disabilitata, la casa sta tirando 4 kW e 2, abbiamo il sistema in scarica e stiamo ancora prelevando 500 watt dalla rete. Ci dà poi le informazioni in tempo reale, qui sotto abbiamo le statistiche che chiaramente sono ancora tutte a zero. Direi che ora possiamo armare le stringhe. Dopo qualche secondo vedete che fa qualche click e va in produzione, perché vedete che abbiamo tutte le spie verdi, quindi ora sta lavorando correttamente. Ci dice che è presente la rete, che è connesso, che sta lavorando e che sta caricando le batterie. Se andiamo a controllare in questo momento i flussi, vedete che abbiamo 4 kW e mezzo di produzione fotovoltaica, le batterie che sono al 40% in ricarica e stiamo prendendo 0 kW dalla rete, mentre la casa sta tirando 1,7 kW. Quindi tutto funziona correttamente. Chiaramente il carico è letto dai TA che sono messi direttamente sulle barre dentro il gateway, altrimenti lo leggerebbe con il TA esterno che abbiamo visto prima. Se andiamo qui sopra in dispositivo, andiamo ad esempio nell'inverter, vedete che c'è inverter impostazioni e poi abbiamo la possibilità di fare l'autotest, quindi basta semplicemente cliccare autotest IPS, parte l'autotest, in brevissimo tempo ci dà tutto il rapporto con tutti i valori che possiamo poi scaricare condividendolo tramite email con noi stessi o eventualmente con chi ci fa le pratiche. Informazioni in tempo reale, qui possiamo arrivare alle tensioni di stringa, tutti i dati di quello che è il reale funzionamento in questo momento dell'inverter. Tornando indietro abbiamo la batteria 1, quindi questa che è al 40%, che è la batteria da 5, e la batteria 2 che è la batteria da 8. In questo momento sono in carica, una è al 41, una è al 41. Impostazioni Sigen Store. Allora, connessione Ethernet, da qui possiamo configurare poi anche il wireless. Manutenzione, possiamo spegnerla, accenderla, cancellare i dati, eccetera. Qui sotto poi abbiamo anche la possibilità di gestire degli scenari aggiungendo dei dispositivi connessi all'ecosistema della Sigen. Se continuiamo a controllare i dispositivi scorrendo in basso abbiamo le informazioni di stringa, le informazioni del gateway,
dove ci dà tutte le informazioni di tensione, corrente, frequenze, eccetera. Abbiamo anche delle impostazioni del gateway, quindi possiamo impostare addirittura una soglia di sovratensione e una soglia di sottotensione e anche il tempo di ripristino. La possibilità di avere il collegamento del neutro, quindi questo serve a avere lo switch quando lavora isola sull'uscita fase-fase, l'abilitazione off-grid e la possibilità di gestire eventualmente il generatore in ingresso. Da qui, se andiamo in modalità off-grid, possiamo decidere noi manualmente di staccarci dalla rete. Interessante, tutti i parametri del generatore che attualmente non c'è e anche qui la possibilità di gestire delle scene. Direttamente qui dal sistema, se premiamo i tre puntini, abbiamo la possibilità di cambiare i dati del proprietario, cambiare varie impostazioni come il nome sistema eccetera. Possiamo andare ad esempio a lavorare sull'illuminazione, possiamo gestire l'accensione e lo spegnimento dei LED che possiamo impostare in base alla carica e alla scarica. Proviamo, ok, in base a cosa sta effettuando quindi la carica o la scarica cambia colore. Possiamo fare questa impostazione marcato, modalità respirazione, possiamo impostare una luce costante, chiaramente in tutte le modalità possiamo cambiare colore e luminosità se c'è l'opzione, oppure ambiente. A me piace il fatto di vedere carica e scarica. Poi abbiamo la gestione delle strisce laterali, quindi possiamo abilitarle. Allora, possiamo impostare il SOC della batteria, quindi vedete che adesso si illumina più o meno fino a metà perché le batterie sono circa il 50%. Modalità respirazione con questa cosa che sembra respirare. Io la terrei impostata in questa modalità diciamo più funzionale, ossia vedere subito se sta caricando o scaricando e con un colpo d'occhio, un'occhiata veloce, vedo a che punto è la percentuale di accumulo rimanente. Abbiamo poi ancora la possibilità di cambiare il piano della fornitura, fare diagnosi, avere eventualmente delle notifiche, discorso garanzia con tutti i seriali, un sacco di impostazioni. Lo lascio lavorare un po' di giorni, così poi facciamo un'analisi di come viene visualizzato anche lo storico e facciamo poi una prova di intervento in modalità off-grid tramite il gateway. Tutto molto semplice, ripeto, è fatto proprio a prova di persona antitecnologia, anche se è un prodotto molto avanti, concepito molto a livello futuristico, però l'hanno fatto semplice, quindi anche l'installatore in fase di avvio della macchina sicuramente non avrà mai problemi. Però su questo devo dirvi che nonostante la semplicità hanno creato una rete assistenza molto presente che funziona, si può quasi dire che ci sia H24 7 giorni su 7, c'è un numero di cellulare, più di uno, che vi daranno da contattare, che vi dà un supporto diretto. Ci sono persone alla mano che sanno di cosa stanno parlando, non sedute in un ufficio davanti a un computer che leggono un manuale, insomma l'assistenza c'è. Ora andiamo avanti con tutto quello che riguarda invece il discorso cliente. Una volta che avete configurato il sistema, l'avete avviato, avete fatto l'autotest, avete fatto tutto quello che serve fare, andando avanti con la condivisione dell'impianto verso il cliente, basta mettere la sua email, arriverà al cliente direttamente un'email con l'attivazione per creare il proprio account e lui si ritroverà l'applicazione lato utente. Ve la faccio vedere, l'applicazione lato utente è pressoché uguale, chiaramente non abbiamo la possibilità di avere determinate impostazioni, ma abbiamo subito a colpo d'occhio il sistema come sta funzionando in casa, quello che abbiamo prodotto, risparmiato, consumato eccetera oggi. È un po' diversa graficamente, molto semplice, qui vedete c'è tutto lo storico, giorno, settimana, mese eccetera, c'è veramente da sbizzarrirsi. Quello che riguarda i dati che vengono visualizzati qui in app, calcolate che ha un aggiornamento di circa 10 secondi. Abbiamo la possibilità di avere una diagnosi per vedere se nel sistema è tutto ok o se ci sono delle problematiche. Lo sto facendo in tempo reale, avete visto quanto ci ha messo e non abbiamo nessun problema. Notifica, modalità, sicurezza, illuminazione, da qui anche l'utente finale può personalizzare i LED del sistema come meglio preferisce. Quello che volevo farvi vedere è che abbiamo dentro la voce servizio tutti i riferimenti dell'installatore e dentro impostazioni, se andiamo in impostazioni app, in laboratorio abbiamo la possibilità di attivare Sigen AI. Sigen AI è una tecnologia rivoluzionaria che hanno introdotto
e che di fatto, almeno che io sappia, ad oggi nelle altre app non abbiamo. Quindi sfruttando un'intelligenza artificiale associata a ChatGPT 4 per riprodurre un linguaggio più naturale possibile, abbiamo la possibilità di fare anche delle domande alla nostra applicazione per avere determinate informazioni. Quando attivate il flag SIGEN AI, dentro l'app in qualsiasi momento, schiacciando il bottone qui dell'intelligenza artificiale, potete fare delle domande che potete anche pronunciare se avete il riconoscimento vocale abilitato. Quanta produzione fotovoltaica ho avuto oggi rispetto a ieri? Inviate il messaggio e vediamo cosa risponde, quanto ci mette, e mi risponde con un grafico. Oppure posso chiedere: come faccio a impostare l'esportazione a 0? E vedete che ci risponde con i passaggi, ad esempio, per fare un'operazione. C'è questa nuova funzionalità con cui potete interagire in modo diverso nell'applicazione. Questo vi darà anche la possibilità di controllare con la voce magari l'attivazione della ricarica dell'auto elettrica se avete il sistema della SIGEN installato. Insomma, dà una possibilità di espansione molto interessante. Applicazione lato utente che, essendo molto chiara, molto visibile, molto grafica, perché no, potete magari installare in un tablet che lasciate fisso da qualche parte, magari anche più grosso di questo, per avere sempre sotto controllo il vostro sistema, perché alla fine a colpo d'occhio anche le signore quello che vogliono vedere è quanto stanno producendo i pannelli e soprattutto quanto ho di batteria. Quindi anche l'utilizzo di un tablet in casa non è male. Quello che non vi ho ancora fatto vedere, ci spostiamo al computer, è l'utilizzo della piattaforma online per quanto riguarda gli installatori. Basta accedere al link dedicato da SIGEN, avete qui tutti i vostri impianti e potete controllarli uno per uno. Avete il service dove vengono memorizzate eventuali anomalie degli impianti eccetera. Entrate nel sistema, vi dà esattamente quello che vedete nell'app con tutti i dati, le produzioni, le statistiche eccetera. Se andiamo nella scheda a destra device, che non è system, possiamo avere il controllo diretto delle batterie, oppure entrando nell'inverter possiamo ad esempio fare in tempo reale un test IPS, un autotest, per verificare se è tutto ok. Vedete in quanto tempo ha risposto, ci dà tutti i valori e potete poi fare un invio del report ad un indirizzo email. Vi faccio ancora vedere una cosa nell'applicazione che c'è sia lato installatore che lato utente. Se andate in dispositivo, vedete questo simbolino con questo cerchietto con la S in mezzo. Se voi lo cliccate, entriamo in una modalità che si chiama Shield 3D, dove ci dà la possibilità di controllare ad esempio le batterie, dove con un'animazione in 3D ci fa vedere ad esempio la temperatura delle celle su una batteria o sull'altra, l'esploso di come sono fatti i dispositivi, ci fa vedere come funziona la valvola di decompressione, ci fa vedere la presenza del sistema interno di autoestinzione in caso di principio di incendio, ci fa vedere la presenza dei sensori di temperatura. Quindi tutte cose che sono state curate e seguite. Chiaramente c'è un team di sviluppo dedicato solo all'app, perché hanno la loro app proprietaria ma che è stata studiata ed è in continua evoluzione. Ora farei un test del funzionamento a isola, quindi in modalità backup al mancare della rete, per vedere come si comporta. Ora siamo in una condizione stabile, batterie cariche, macchina che sta continuando ad alimentare il carico di casa. Vediamo cosa succede in diretta, perché non ho ancora provato, quando togliamo il grid e vediamo come lavora il gateway. Avete visto che c'è stato un leggerissimo sfarfallio delle luci perché ha fatto la commutazione a isola. In questo momento siamo completamente a isola, vedete che sono cambiati anche i colori delle segnalazioni. Ora in realtà con la rete vediamo come cambiano anche i LED. Avete sentito il rumore perché il gateway fa di nuovo lo scambio con i teleruttori, torna in modalità on grid, il LED della rete diventa verde. In applicazione abbiamo di nuovo il collegamento alla rete, chiaramente senza prelievo, ma prima la rete non era segnata. Quindi molto bene, perché lui chiaramente prima di riconnettere tutto ha fatto un controllo di rete. Funziona molto bene, notevole. Insomma, spero di avervi dato un sacco di informazioni in questo video. Come va il sistema? Il sistema
sistema va benissimo, io ce l'ho installato qui, non ho mai avuto un problema, un distacco dei differenziali, niente. Questo diciamo che dovrebbe essere uno standard per i prodotti con un certo tipo di qualità. Avete visto che l'intervento del backup è praticamente istantaneo. Allora, facciamo un pro e contro alla fine del video. Sicuramente pro a livello di installatore, la facilità di installazione, il fatto che si possa fare un'installazione molto pulita esteticamente anche a livello di tubazioni eccetera se viene predisposta, molto semplice, molto facile da configurare, arrivare all'autotest, il fatto che non ci siano cavi da comporre eccetera è molto utile. L'utilizzo di un eventuale meter esterno fa parte ormai della normalità, ma se usate il gateway non è neanche necessario, come avete visto. Ecco, il gateway diventa, diciamo, secondo me un fattore, non un contro, ma una cosa da tenere in considerazione, perché intanto c'è un ingombro e un impatto estetico per quanto riguarda l'installazione, quindi secondo me sarebbe meglio tenerlo non vicino all'inverter ma da un'altra parte, anche perché i teleruttori per forza di cose ronzano, ma questa è una cosa fisiologica. Non potremmo mai eliminarla in questo tipo di protezione, però fatto molto bene, nonostante utilizzino dei kit, comunque il quadro è di qualità, quindi a livello di installazione tutto molto bene. Non ho provato il kit di installazione a parete, ma comunque tendenzialmente secondo me sta roba è meglio metterla per terra. Lato utente abbiamo una macchina ultra performante con possibilità di configurazione molto ampie, e soprattutto possiamo arrivare a mettere un botto di pannelli anche se abbiamo solo un 6 kW, una batteria che possiamo aggiungere anche tra un anno e ci mettiamo veramente 10 minuti, un'estetica molto interessante, perché ormai quando i prodotti sono tutti più o meno lì ormai si guarda anche il lato estetico, quindi molto bello da vedere, non è troppo profondo, non fa rumore. Questa cosa delle luci può piacere o non piacere, comunque c'è, tutti punti a favore. Questo è tutto, spero di avervi dato delle informazioni su questo prodotto. State in campana perché non sarà l'unico sistema fotovoltaico componibile che proveremo, ne ho già testato un altro ma non sono ancora usciti video, ne arriveranno altri, insomma sarà una direzione che continueremo a seguire nel canale, perché chiaramente interessa molto agli installatori e molto all'utente finale che vuole conoscere i prodotti che esistono in commercio. Questo è tutto, se vi è piaciuto il video un bel like, mi raccomando ricordatevi sempre, noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta, o se passate in negozio da Torino vi offro un caffè. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.